Ma qual è il vero problema di Ferrari attualmente che ha mostrato anche a Silverstone? Ne ha parlato Vasseur in una bellissima intervista fatta a motorsport.com da Franco Núñez, che ci dà anche un chiaro punto di vista di Vasseur sulla metà di stagione di Ferrari e su come si vogliono affrontare le prossime gare di questa stagione. Ma non solo, da questa chiacchierata sono emersi diversi temi, a partire dal fatto che Vasseur non vuole fare delle rivoluzioni in Ferrari, ma dei precisi cambiamenti all'interno del team. Nel corso del video andremo a vedere nel dettaglio come sta gestendo il lato assunzioni in Ferrari Vasseur, e lo stesso team principal francese ha detto che la SF23 ha fatto i passi in avanti dopo Australia e dopo Barcellona, dicendo anche che l'approccio di Ferrari attuale è quello di migliorare le debolezze del team e della macchina, anziché andare a copiare diversi aspetti della monoposto da altri team al vertice. Ma nel corso di questo video vediamo qual è stato il problema principale di Ferrari a Silverstone, che l'ha fatta scalare come quarta/quinta forza in nona e decima posizione in gara, e in più vi dirò anche la mia opinione in merito su questa intervista, su quali punti sono d'accordo e su quali non sono d'accordo. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video qui sul canale. Ogni giorno vi riportiamo le notizie più importanti sulla Formula 1 e Ferrari. Come sempre grazie mille ragazzi di tutto il supporto che ci mostrate nei commenti. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere nel dettaglio i punti salienti dell'intervista fatta a Vasseur per questa metà di stagione. Come ha confermato lo stesso team principal di Ferrari, a Barcellona hanno introdotto degli aggiornamenti per la scuderia, tra cui la modifica delle pance e del fondo, aggiornamenti che però nella pista spagnola non avevano mostrato risultati buoni e sembravano non aver convinto. Ma come conferma lo stesso Vasseur, siccome avevano avuto poco tempo per portare in pista questi aggiornamenti, hanno sviluppato un setup sbagliato e quindi sembravano non convincere. Infatti una volta sistemato il setup e ci hanno lavorato ancora di più a Maranello, sia in Canada ma soprattutto in Austria, Ferrari aveva convinto con questi nuovi aggiornamenti. Ma a Silverstone Ferrari ha fatto un netto passo indietro. Come mai? Vasseur ha giustificato il comportamento non ideale della SF23 nella pista inglese a causa del vento. Infatti a Silverstone c'è stato un vento molto elevato, soprattutto nella giornata di domenica, che tirava circa 50 km/h in direzione diagonale rispetto alla pista, e quindi questo aspetto, insieme a anche altri punti che hanno inciso nelle performance di Ferrari, ad esempio in qualifica si poteva portare anche una macchina in prima fila e non ci sono riusciti, e poi il fatto che domenica in gara il vento sia aumentato, la SF23 ha sofferto tanto questo aspetto. Infatti, come conferma lo stesso team principal di Ferrari, la SF23 non soffre tanto il vento frontale ma più del vento laterale quando arriva in diagonale sulla vettura. Quindi questo vento laterale con forti folate non costanti porta a un cambiamento dell'altezza della monoposto, che è troppo sensibile alle variazioni di condizioni del meteo, e quindi smette di generare un carico costante, ma genera un carico a intermittenza che va a disturbare sicuramente il setup della monoposto e anche il grip che hai in pista. Questo aspetto, unito al fatto che in Ferrari non conoscevano il degrado gomme di queste nuove carcasse di Pirelli, anche se tutti i team hanno azzeccato poi la strategia in gara, Vasseur ha detto che sono stati troppo conservativi e quindi hanno sbagliato nettamente in gara anche la strategia, e questo è evidente a tutti. Proprio per questo Ferrari ha adottato la strategia media-hard come anche McLaren, ma McLaren, avendo il passo, è riuscito a compensare il fatto di aver scelto una strategia più conservativa ed è riuscita ad arrivare a podio con Norris. Ma come mai allora in Ferrari sono rimasti ottimisti dopo le performance così deludenti di Silverstone? Perché comunque questi 5-6 aspetti sfavorevoli per la scuderia hanno inciso tanto anche sulle performance della SF23, e quindi va detto di non giudicare troppo il risultato di Silverstone perché non è quello reale della monoposto. Vasseur ha anche aggiunto che da fuori è facile criticare gli strateghi che commettono errori, mentre a casa tutti vanno a criticare la strategia di Ferrari quando non sei al muretto. E su questo io non sono tanto d'accordo, nel senso che anche gli altri team hanno fatto una strategia più aggressiva, capendo le condizioni della pista della domenica che erano diverse da quelle del venerdì, quindi ci stava a fare soft media, per esempio a Silverstone. Tra l'altro aggiungo anche che a casa non hai tutti i dati che hanno al muretto per valutare le condizioni e la strategia migliore, quindi quello è stato un errore commesso da Ferrari e non ci si può nascondere. Vasseur si è anche soffermato sul fatto che Ferrari sia migliorata da inizio stagione e ha recuperato terreno su Red Bull, passando dal giro di distacco preso a
da Jeddah, dai 20 secondi di distacco in Austria, quindi il miglioramento c'è sicuramente, anche se dobbiamo considerare che Red Bull adesso per Ungheria introdurrà un nuovo pacchetto di aggiornamenti che dovrebbe comportare un miglioramento di 2 decimi circa, con un cambio sulle pance, simile a Aston Martin, ma ne parleremo meglio nei prossimi video. Un altro aspetto importantissimo dell'intervista su cui si è soffermato Vasseur è il fatto che adesso i competitor sono di più rispetto al passato. Infatti negli anni scorsi vedevamo che i principali rivali di Mercedes erano Ferrari e Red Bull. Adesso si è aggiunta anche Aston Martin, c'è anche McLaren, in alcune piste Williams, Alpine possono mettere in difficoltà i top team, quindi la competizione è sempre maggiore e proprio per questo ogni singolo dettaglio fa maggiormente la differenza. Bisogna essere perfetti nelle strategie, nel setup della monoposto e anche negli aggiornamenti da portare in pista. E come ha confermato lo stesso Vasseur, Ferrari è in ritardo con lo sviluppo della vettura, per quello stanno portando più aggiornamenti insieme per testarli in pista e accelerare anche il processo di miglioramento della SF23. Un fattore che ha limitato tanto Ferrari inizio stagione è il fatto che i piloti non si trovavano bene a guidare la SF23. La macchina soffriva troppo di sottosterzo, perdendo carico verso l'apex, quindi il centro della curva, e quindi anche una perdita di bilanciamento, e quindi manca una stabilità prestazionale. I piloti pian piano la vettura va a consumare le gomme, presenta sempre più problemi anche nel generare carico aerodinamico. A differenza degli altri team, per esempio di Mercedes e McLaren, che sono un pochino più costanti nell'andamento della stagione, vediamo che Ferrari non riesce a essere costante da un GP all'altro. In alcuni GP riesce a generare più carico, in altri dove per esempio Silverstone c'è stato troppo vento non riusciva ad andare forte per questo motivo. E l'obiettivo principale ad oggi per Vasseur è quello di dare fiducia nella macchina ai piloti, quindi dare ai piloti una macchina facile da guidare è fondamentale per poi esprimerla al massimo delle proprie performance. Sul fattore dell'assetto diverso, cioè che Leclerc preferisce il sovrasterzo mentre Carlos il sottosterzo, Vasseur ha detto che incide in maniera marginale, e questo è un aspetto che va a incidere poco anche sulle differenze di sviluppo della monoposto e anche del setup, questo sempre secondo il team principal di Ferrari. Vasseur ha smentito anche i rumors di un arrivo di Albon al posto di Sainz in futuro, ha detto che vuole continuare con la coppia di piloti Leclerc-Sainz, stanno anche continuando a parlare sul rinnovo dei contratti e l'obiettivo ha detto che ad oggi è quello di concentrarsi sul team e sulla stagione attuale. C'è stato anche un articolo che parlava di Sainz Sauber che poi sarebbe andato in Audi, ma ha preferito non dichiarare nulla Vasseur a riguardo. Mentre per quanto riguarda le assunzioni in Ferrari, Vasseur si è sbilanciato tanto, ha detto che in un'azienda di 1000 dipendenti c'è circa il 6% di turnover e ogni anno c'è sempre l'esigenza di cambiare del personale nel reparto aerodinamico, nel reparto motori, magari del personale che non è più all'altezza di quel ruolo, e quindi sono circa 30-40 persone da cambiare ogni anno. Sommato al turnover risultano 90 persone da cambiare in totale, con 90 assunzioni dove la metà del personale è con esperienza e l'altra metà invece sono persone più giovani con poca esperienza o addirittura al loro primo impiego. E su questo punto Vasseur ha anche detto che non si è mai al completo in un team, c'è sempre la ricerca di nuovo personale, perché una volta che pensi di essere a posto in un reparto serve sempre qualcuno di nuovo in un altro reparto, e quindi sei costantemente in cerca di nuovi lavoratori. Vasseur ha anche detto che arriverà a breve la nomina ufficiale di Cardile come direttore tecnico, e con la partenza di Loren Mekies sistemeranno anche i ruoli all'interno di Ferrari, soprattutto delle posizioni al vertice. E in più si è sbilanciato ancora una volta sul weekend di Budapest, dicendo che essendoci tante curve da bassa velocità, l'abbiamo chiamato più volte come un circuito simile cartodromo perché è molto tecnico, e questo è un punto che va a favore di Ferrari. Ovviamente bisognerà vedere le condizioni dell'asfalto e anche del meteo in generale. Se ci sarà tanto vento laterale potrebbe essere un problema per Ferrari, e ad oggi le condizioni danno un meteo misto, dovrebbe piovere il venerdì, il sabato un po' meno, la domenica non dovrebbe piovere, vedremo come si svilupperà anche nei prossimi giorni. Fatto sta che ha detto lo stesso Vasseur che Ferrari punta ad arrivare in Ungheria a prendere la pole position. Insomma, le ambizioni sono grandi per questo weekend, vedremo se rispecchieranno anche la realtà. Io rimango un po' più pessimista sinceramente, perché vedendo le condizioni che non sono delle migliori, quindi la pista non sarà caldissima, ho paura che Ferrari possa accusare dei problemi nel generare carico aerodinamico, quindi non me l'aspetto in lotta per la pole. Poi Vasseur si è anche espresso sul budget cap, che lui è favorevole ma ci vogliono più controlli. Sul monofornitore dei carburanti ha detto che perderebbero tanti sponsor in quel caso, e tanto il carburante ad oggi non fa tantissima differenza, ma in futuro la farà, e quindi avere un monofornitore potrebbe essere un limite per la Formula 1, sia per gli introiti dagli sponsor ma anche a livello di prestazioni, ed è importante che ogni carburante si adatti alle prestazioni della power unit e non il contrario, quindi ci vuole un carburante diverso a seconda della power unit che fornisci per adattarla alle proprie esigenze. E il dubbio che si ha sull'arrivo di Bridgestone come fornitore di gomme insieme a Pirelli, Vasseur ha detto che per Ferrari andrebbero bene entrambe
entrambe le ipotesi, anche se sembra essere più favorevole all'arrivo anche di un altro fornitore di gomme, così da scegliere le gomme migliori a seconda delle esigenze. Questi sono i punti più importanti emersi dall'intervista fatta a Vasseur da motorsport.com. Fatemi sapere nei commenti secondo voi se questa Ferrari è tanto penalizzata dal vento, come ha confermato lo stesso Vasseur, ma soprattutto ditemi cosa vi aspettate dalla Ferrari in Ungheria. Potrà ritornare a essere seconda forza? Oppure McLaren e Mercedes sono troppo avanti? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Buona Race Week e ci vediamo a un prossimo video.